Oggi ci immergiamo letteralmente in un mare di sogno, luce e mistero. L'opera che esploreremo è una delle più affascinanti ed enigmatiche di Paul Klee. Magische Fische, ovvero Pesci magici, realizzata nel 1925 e oggi conservata al Philadelphia Museum of Art. Un dipinto che non si guarda soltanto, si ascolta come una musica silenziosa fatta di colori e simboli. Paul Klee nacque nel 1879 in Svizzera e fu una delle figure più eclettiche del Novecento, pittore, teorico, musicista e insegnante al Bauhaus. Klee trasformò il linguaggio dell'arte moderna fondendo astrazione, poesia e spiritualità. Diceva spesso: l'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è. Magische Fische viene realizzata nel 1925, un periodo centrale nella vita di Klee. Sono gli anni del Bauhaus, dove l'artista insegna e sperimenta un'arte capace di unire rigore geometrico e libertà immaginativa. In quest'opera tutto sembra sospeso tra scienza e sogno, come se la vita marina fosse una visione interiore. A prima vista vediamo un fondo blu intenso, quasi notturno, solcato da pesci luminosi, piante, stelle e forme fluttuanti, ma presto ci accorgiamo che non si tratta di una semplice scena subacquea, è un cosmo, un piccolo universo in miniatura. I pesci sembrano fluttuare nello spazio come creature astrali, magiche appunto. Klee sperimenta una tecnica mista su gesso e tela incollate su legno, stende strati sottili di tempera e olio, incide delicatamente la superficie e aggiunge tocchi di luce con pigmenti metallici. Questo fa sì che l'opera sembri brillare dall'interno, come se fosse davvero illuminata da una luce subacquea. Nella cultura occidentale il pesce è simbolo di vita, fertilità, mistero e rinascita. Per Klee, che amava la simbologia e le religioni antiche, i pesci rappresentano l'inconscio, quel mondo profondo e silenzioso da cui nascono le immagini e le idee. In questo mare mentale ogni creatura diventa un pensiero, un'emozione che nuota nell'oscurità della mente. Uno degli aspetti più affascinanti del quadro è il contrasto tra il fondo scuro e le figure luminose. La luce non viene da fuori, ma dall'interno dei pesci e degli oggetti. È una luce spirituale, metafora dell'intelligenza, dell'anima, della conoscenza che rischiara l'oscurità del mondo. Lo spettatore attento percepisce una sensazione quadrata all'interno del dipinto rettangolare. Il quadrato è come un palco all'interno di un palco, perché anch'esso possiede la sua quinta rossa. Tra mondo interno ed esterno i pesci nuotano senza difficoltà. Riprendendo la forma dell'orologio vicino, un sole abbraccia una luna crescente. La logica è duplice: senza la luce del sole tutto ciò che si trova sotto le onde sarebbe perduto nell'oscurità. Allo stesso tempo però i movimenti del mare sono influenzati dalle fasi lunari. Al centro vi è un orologio dalle cui lancette e numeri si legge 1925, anno di esecuzione dell'opera. Il quadrante è circondato da sottili linee bianche che disegnano un semplice campanile, ma si estendono anche a indicare una rete di pescatori in cui viene catturato solo il tempo. Il pesce rosso di Klee ha gli occhi di lato come la platessa, pur nuotando alla maniera di un pesce rosso. Da giovane l'artista era rimasto molto colpito da una visita all'acquario di Napoli e l'esperienza gli era rimasta impressa. Lo stesso anno realizzò anche un altro dipinto, Pesce rosso. Klee inserì nella composizione una fanciulla con due volti a suggerire Giano, il dio romano che sorvegliava le porte. È seria, con labbra sottili, ma al tempo stesso sensuale, con rosse labbra carnose. In linea con l'effetto del teatro, dentro il teatro la donna potrebbe essere un'attrice o una cantante. Per Klee il colore non è mai solo decorativo, è energia viva, linguaggio universale che sostituisce le parole. Nel blu troviamo la calma, la profondità e la memoria, nei rossi e negli ori la vita e la vibrazione, nei punti bianchi la purezza dell'ignoto. Ogni tono è una nota musicale, perché Klee, prima che pittore, era un violinista. L'artista combina la precisione del disegno con l'irrazionale. Il suo mondo è fatto di formule e sogni, di geometrie e intuizioni. In Magische Fische convivono entrambi, il calcolo del compositore e la libertà del visionario. Klee unisce l'ordine del Bauhaus alla poesia del simbolismo.
Quest'opera rappresenta in pieno l'universo poetico di Klee, un'arte che si muove tra figurazione e astrazione, tra visibile e invisibile. Guardando questi pesci ci sentiamo parte di un flusso, di una corrente universale che collega uomo, natura e spirito. Non è un mare reale, è il mare dell'anima. Magisce Fish non è solo un dipinto, è una meditazione visiva. Klee ci invita a guardare dentro di noi, a scoprire la bellezza nascosta sotto la superficie del mondo, perché come i pesci di quest'opera anche noi nuotiamo ogni giorno tra luce e ombra, cercando di capire dove si nasconde la vera magia. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!